Salve a tutti, nel video di oggi voglio parlarvi di un centrocampista scozzese che da un paio di anni sta facendo appunto parlare di sé per le sue buone prestazioni. Si tratta di Billy Gilmour, classe 2001, che a 16 anni è entrato nell'Academy del Chelsea. Debutto in prima squadra nella stagione 2019-2020, la partita era quella di FA Cup contro il Liverpool. Ebbene, le cronache di quei tempi ci raccontano di un Gilmour autore di una prestazione da man of the match, ma con il suo trasferimento al Norwich, che il centrocampista originario di Ardrossan, cittadina della costa occidentale della Scozia, ha avuto modo di far valere di far vedere le sue qualità, anche se la consacrazione è avvenuta al Brighton. Tra un attimo entrerò più nel dettaglio delle skills di Billy Gilmour, ma prima il consueto invito a iscrivervi al canale. Cominciamo dalla posizione. In che ruolo gioca Billy Gilmour? Fondamentalmente è un mediano. Nel Norwich è stato impiegato anche come mezzala sinistra. È un ruolo che sicuramente può fare, ma a mio avviso la posizione a lui più congeniale è quella da centrale. Lo abbiamo visto giocare sia in un centrocampo a 3, dove come detto ha fatto sia la mezzala sia il centrale, ma ancora di più come in un centrocampo con due centrali. Ciò accadde nel Brighton, tanto nel Brighton quanto nella Scozia, che agli europei abbiamo visto giocare con il 3-4-2-1, mentre la squadra che fino al campionato scorso era allenata da De Zerbi giocava con il 4-2-3-1. Ma come spesso ricordo, lasciamo perdere questi numeri perché hanno poco senso senza considerare i principi di gioco. Gilmour non può fare affidamento su un gran fisico, ma è comunque dotato di un grande dinamismo e agonismo, caratteristica che non di rado si riscontra nei calciatori scozzesi. Tuttavia, più di altri giocatori, ha bisogno di un compagno di reparto che gli offra copertura, qualcuno con più peso e più centimetri. Gilmour ha un'intelligenza calcistica che gli consente di trovarsi un passo avanti rispetto all'avversario. Spesso si offre alla pressione dell'avversario ed è come se lo invitasse a fare ciò, ma è una trappola perché lui è abile a soccombere al pressing e nel frattempo si è liberato uno spazio dove indirizzare il pallone. Ha un passaggio discretamente preciso, diciamo che predilige passaggi corti o comunque a media distanza. Difficilmente vedrete Gilmour cimentarsi in un lancio lungo o in un cambio di gioco. Prima di effettuare il passaggio tende a cercare il compagno che gode di maggior spazio, e ciò però tende ad avere un impatto negativo sul ritmo. Non ha paura di buttarsi in zone trafficate del campo con il pallone tra i piedi, è consapevole della sua abilità nel dribblare e nel difendere il pallone. In determinate situazioni manifesta una certa indecisione, in altre parole è in difficoltà quando c'è uno spazio tra lui e l'attaccante, deve decidere se andare a chiudere sull'avversario oppure attendere mantenendo quella distanza e difendere lo spazio. Spero di essermi spiegato. In conclusione, Gilmour è un calciatore che deve ancora migliorare in alcuni aspetti, soprattutto quelli difensivi, ma ancora di più dovrebbe essere più coraggioso e prendersi qualche rischio in più. Questa è la mia opinione sul centrocampista scozzese. Naturalmente non ho la verità in tasca e potrei aver detto un cumulo di sciocchezze. Voi dite la vostra lasciando un commento, senza dimenticare di iscrivervi al canale, e se il video vi è piaciuto dategli un like. Noi ci vediamo la prossima volta.